Ricordate l'ultima volta che avete caricato una testata Marshall da 22 kg nella vostra auto? 3 rampe di scale al locale, il dolore alla schiena, le maniglie che vi tagliano le mani e tutto questo ancora prima di suonare. Bene, scordatevi tutto, ho messo un amplificatore da 50 watt dentro questa pedaliera Rockboard che pesa soltanto 2 kg e la cosa incredibile è che bastano soltanto 5 minuti per eliminare per sempre il peso della tua attrezzatura. E ora vi faccio vedere come funziona, come suonarci anche in cuffia e soprattutto come suona. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e ho qui con me la nuova pedaliera della Rockboard, il modello Tres 3.0, una pedaliera costruita in alluminio, una sola lamina, senza saldature. È solida, leggerissima e ha uno slot sulla parte inferiore, dove è possibile inserire i moduli mod, come questo mini ampli da 50 watt in classe D. Dentro la borsa poi imbottita trovi anche la tracolla, del velcro adesivo pretagliato, le fascette e il manuale. Il Power Mod 75 è un ampli piccolissimo, 17 cm x 11 x circa 5, ma non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. Tra poco infatti lo metteremo alla prova con questa cassa 4x12 Marshall per vedere se riesce davvero a far tremare i muri o se è soltanto un giocattolo. Nella scatola troviamo l'alimentatore esterno, il cavo di alimentazione e le viti per il montaggio sullo slot mod della pedaliera. Ma cosa sono questi mod? Sono degli slot standardizzati sulle pedaliere Rockboard dove puoi inserire diversi moduli. Ogni modulo infatti si avvita direttamente nella pedaliera. La Tres 3.0 ha un solo slot, ma i modelli più grandi possono ospitare 2 moduli per creare il setup che preferisci. Sul sito della Rockboard trovi tutti i modelli, wireless, MIDI, alimentatori. La cosa bella è che puoi iniziare con un modulo e aggiungere altri pezzi in futuro, come se fossero dei mattoncini Lego. E qui vi faccio una domanda: se doveste scegliere un solo modulo da aggiungere, quale sarebbe? Scrivetelo qui sotto, sono curioso di vedere qual è il vostro setup preferito. Il montaggio è piuttosto semplice, ma c'è un dettaglio tecnico che, se ignorato, potrebbe rovinare il vostro suono o peggio il modulo appena premete l'interruttore. È il motivo per cui i professionisti leggono sempre il manuale prima di accendere qualsiasi cosa e ve lo spiego tra un attimo. Inserire il modulo è facilissimo, togli la protezione di gomma, avviti le 2 viti autofilettanti che servono per bucare la pedaliera, le levi per inserire il modulo nello slot e avviti di nuovo il tutto. Ma attenzione, i 2 controdati posteriori sono scomodissimi da fissare perché c'è pochissimo spazio per le dita. Se hai le dita grandi come le mie, preparati a qualche imprecazione, usa una pinzetta. L'alimentatore esterno si può installare sotto la pedaliera per un setup pulito, anche se non è obbligatorio. Eventuali cavi poi possono uscire dai fori laterali. Dopo aver applicato il velcro pretagliato, inserisco 3 pedali che reputo essenziali per un mini rig come questo: un dual overdrive, il Protein V4 di Brown Amplification, che ho recensito sempre qui sul canale, il delay della Walrus l'ARP 87 e il reverbero Mirage Junior di Crazy Tube Circuits. Ho scelto questi 3 pedali per un motivo ben preciso: c'è una combinazione infatti tra loro e il Power Mod che crea un suono quasi valvolare. Ma prima di sentirlo, secondo voi un modulo così piccolo può davvero reggere il confronto con una testata vera? Scrivete sì o no adesso e vediamo chi indovina. Ragazzi, avete sentito? È proprio quel tipo di reattività che non vi aspettereste da un modulo così piccolo, ma tra poco la scontiamo nel dettaglio. Con questo setup infatti posso spaziare tra vari generi con il minimo peso. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una testata da almeno 22 kg e collegatela al pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! La catena di pedale si collega all'ingresso posto sul retro del modulo mod, mentre sulla parte frontale abbiamo i controlli di volume alti, medi e bassi. C'è l'uscita per una cassa che, mi raccomando, deve essere minimo 4 ohm e l'uscita XLR DI per andare direttamente nella scheda audio o nel mixer senza bisogno di una cassa fisica. Il suono è analogico al 100% e questo significa zero ritardo ed è perfetto per registrare a casa oppure per mandare il suono direttamente alle casse del locale
orchestrale durante un concerto. Possiamo attivare poi una simulazione di cassa 4x12 premendo il primo switch, oppure bypassare il segnale in uscita con il secondo switch. Ed ecco ragazzi svelato il mistero: il Cab Simulator agisce in parallelo, non blocca quindi il flusso principale. Questo significa che il segnale passa sempre pulito e tu decidi se attivare la simulazione della cassa oppure no. Se lo lasci attivo mentre usi una cassa vera, il segnale passa attraverso il Cab Simulator e poi in uscita, modificando però il timbro della cassa. Se lo disattivi invece con la cassa collegata, il suono rimane cristallino e diretto, senza variazioni. Ho collegato la mia cassa Marshall 4x12 all'uscita speaker frontale e contemporaneamente l'uscita DI XLR alla scheda audio. Il Power Mode 75 eroga 50 watt a 4 ohm verso la cassa, mentre 30 watt a 8 ohm. Quindi se la tua cassa è a 8 ohm avrai meno potenza, ma sarà comunque sufficiente per la maggior parte delle situazioni. E il vantaggio di questo setup è doppio: senti infatti il suono solido, il suono fedele della cassa nella propria stanza, e contemporaneamente hai un segnale XLR pulito e pronto per la registrazione nella scheda audio, quindi senza ritardo. E questo è ottimo per il reamp oppure per usare delle simulazioni di cassa sul proprio software. Il suono non imita le valvole, ma è definito e cristallino. Ascolta, ho impostato il volume a ore 12 e toccato leggermente l'equalizzazione. Ragazzi, non è soltanto volume, è pressione sonora vera. Qui nella stanza potete sentire le bassissime frequenze che vi toccano il petto, e se la mia schiena ringrazia di non doversi portare un amplificatore da 25 kg dal vivo, i miei vicini probabilmente no. Ma arriviamo adesso al punto critico: il Cab Simulator. Qui devi sapere una cosa molto importante. Attivando infatti il Cab Simulator non influenza solo il segnale XLR che va nella scheda audio, ma modifica anche quello che esce dalla cassa Marshall. È come mettere un paio di occhiali da sole sopra un altro paio di occhiali da sole, quindi attenzione, può piacere o meno. Sentiamo prima senza e poi con il Cab Simulator. Hai sentito come cambia il suono? A mio avviso il Cab Simulator è un'ottima soluzione di backup ed è perfetta per degli scenari specifici, ad esempio quando vuoi suonare dal vivo senza portarti la testata, oppure quando vuoi esercitarti e registrare senza la cassa. Colleghi quindi le cuffie all'uscita 3,5 mm oppure mandi il segnale DI XLR diretto nella scheda audio con il Cab Simulator attivato. Qui infatti il Cab Simulator fa quello per cui è stato disegnato: simula la risposta di una cassa 4x12 come questa. Peccato per il suono che non sia però modificabile. Sarebbe stato bello poter inserire degli impulse responses di terze parti. Il mio consiglio non è cercare di avere il meglio dei due mondi usando il Cab Simulator con la cassa contemporaneamente. Se vi piace potete farlo, oppure potete scegliere uno dei due scenari in base alla situazione. Quanto è reale questa potenza? Sufficiente per la sala prove accanto a un batterista che mena, oppure per i piccoli live dove il suono va diretto dalla cassa, oppure nell'impianto. E questo test l'ha dimostrato: quando alzi il volume oltre la metà il suono è già molto presente, quindi non sparisci nel mix, e questo secondo me è il valore reale. Parliamo poi della versatilità d'uso, perché è qui che questo modulo brilla davvero. È perfetto infatti perché registra in casa, con o senza cassa, oppure per esercitarsi collegando le cuffie e una eventuale sorgente audio all'ingresso aux-in con una base musicale. Suoni quindi senza disturbare nessuno, e il suono nelle cuffie è quello che avresti davanti alla cassa vera grazie al Cab Simulator.
E mentre ascolti il suono in cuffia, il segnale XLR sta già registrando nella tua workstation la versione da mixare del tuo suono. E poi ragazzi c'è il valore della modularità, non stai comprando solo un ampli ma stai costruendo un sistema che cresce con te. Domani vuoi passare al setup stereo, aggiungi un secondo modulo, non ricompri tutto da zero. E se tra l'anno vuoi il wireless c'è uno slot mod pronto per te. È l'ultimo investimento definitivo per la tua pedaliera. Il prezzo è di circa 150 euro per il modulo Power Mod 75 più 100 euro per la pedaliera. Un investimento valido per chi vuole registrare e suonare seriamente. Trovate il link in descrizione. I pro sono chiari: portabilità estrema, suono definito, versatilità totale per casa, per il live, il segnale è analogico puro ed è tutto modulare. I contro: l'alimentatore esterno è un po' ingombrante, lo avrei preferito all'interno del modulo, i controdati posteriori ragazzi sono scomodi da fissare e il cab simulator cambia il volume e il suono della cassa quando lo attivi. E ricordiamo che con casse da 8 ohm la potenza si riduce a 30 watt invece di 50. Se volete più potenza prendete il mod 150 al costo di circa 200 euro. Secondo me è la scelta ideale per chi non vuole spendere migliaia di euro, ha già dei pedali e vuole un risultato professionale sia a casa che dal vivo. La prossima volta che devi caricare l'auto per un concerto, chiediti: vuoi davvero trascinare 22 kg di amplificatore oppure preferisci aprire una borsetta e essere pronto in 5 minuti? E proprio come abbiamo messo ordine nella pedaliera, se volete mettere ordine nel vostro percorso di studio, scaricate la mia mappa gratuita in 9 livelli, è la bussola definitiva per non perdervi tascale, accordi, tra esercizi. Trovate tutto il programma, il test per valutare il vostro livello e gli errori che non dovreste mai fare. Trovate il link in descrizione e se volete costruire la vostra pedaliera ideale guardate il video qui sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!